Amici carissimi, benvenuti a tutti. Il viaggio nel borgo di Roccamorice si apre da qui, dall'abbazia di Santo Spirito. Ci troviamo a circa 8 km dal centro storico del borgo di Roccamorice. Adesso vi mostro prima l'abbazia e poi andremo al centro del borgo. Andiamo! Quando si giunge in questo spazio verde, come ho fatto io in questo momento, e vedere questi edifici incastrati nella roccia, nel cuore del Parco della Maiella, vedere l'Eremo di Santo Spirito, è qualcosa di disarmante, è quel simbolo che rompe il silenzio della natura. L'Eremo di Santo Spirito si trova a circa 1130 metri sul livello del mare ed è raggiungibile in macchina seguendo semplicemente le indicazioni da Roccamorice. Quest'eremo è costituito da una chiesa trecentesca e da vari ambienti a cui si accede attraverso una lunga scalinata scavata nella roccia. Notevole il valore storico del complesso, ci sono anche vari affreschi e simboli cristiani scolpiti nella roccia. Ecco, adesso sono appena entrato all'interno della chiesetta, vi mostro alcuni dettagli, come potete vedere anche voi con i vostri occhi è una chiesa molto semplice. Adesso mi sposto qui lateralmente per mostrarvi un pezzo del dettaglio di questo percorso dell'Eremo di Santo Spirito e poi dopo ci spostiamo verso il borgo. Adesso siamo giunti nel cuore del centro storico di Roccamorice, il borgo di Celestino V. Vi mostro un po' tutti i particolari di questo magnifico borgo e cosa visitare. Andiamo! Mentre inizio il passeggio all'interno di questa piazzetta per mostrare un po' i particolari di questo piccolo borgo, bisogna sapere che questo borgo conta all'incirca 800 abitanti. Si trova nel cuore, come abbiamo detto, della Maiella ed è sicuramente una meta ideale per chi desidera trascorrere qualche giorno in un'atmosfera pacifica e tranquilla, facendo visita anche a questi magnifici eremi presenti qui sul territorio. Da fascino tipicamente medievale, la nascita di Roccamorice risalirebbe ad un'epoca non precedente tra il X e l'XI secolo, anche su alcune testimonianze sulla presenza del territorio della chiesa rurale di San Giorgio in Flaggiano, che fanno presupporre che questa zona fosse già abitata dalle prime forme eremetiche a partire dal IX secolo per poi svilupparsi nell'Alto Medioevo. Questa è la chiesa di San Donato, questa sua caratteristica in pietra che è incastrata tra lo stretto dei vicoli e questo piccolo slago che ci sta consentendo di fare questa ripresa. Internamente, come notate, è molto semplice ed è molto luminosa. Questi borghi sono anche piccoli, però diciamo, oltre a queste particolarità delle abbazie presenti, queste caratteristiche anche proprio delle vie di questo centro storico, bisogna dire che si mangia anche molto bene, quindi consiglio sicuramente di fare un passaggio. Fondo, adesso ci avviciniamo, c'è la chiesa della Santissima Annunziata o del Barone Zambra. Nasce come cappella gentilizia ma oggi presenta una nuova vita, infatti è sede del bellissimo ed interessante centro d'arte e di cultura dove ci sono all'interno delle opere pregevoli artigianali, tra cui le ceramiche. E per concludere questo è il Parco del Belvedere, un punto molto rilassante del borgo dove potersi fermare a mangiare e rilassarsi. E da qui concludo la mia visita.
Dopo aver mostrato alcuni dettagli anche di questo piccolissimo borgo, dove tra abbazia, le chiese e anche qualche piccolo particolare delle vie all'interno del borgo di Roccamorice, i viaggi di Mario Whitehead si fermano qui e ci vediamo al prossimo video racconto. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei canali social, YouTube i viaggi di Mario Whitehead e Instagram Mario_Whitehead. Alla prossima avventura!